2500 anni fa. Assuero, re dei Medi e dei Persiani, dominatore di 127 province, l'uomo più potente della terra, dopo le recenti vittorie di Egitto, torna in patria alla testa del suo esercito. Lo stesso esercito che ha conquistato ogni terra dall'India all'Etiopia. Ci accamperemo laggiù, vicino all'acqua. Poi con altre 2 marce saremo a Susa. Mando un messo ad annunciare l'arrivo del re? Meglio di no. Daremmo tempo al tradimento di mettersi la maschera. Ma d'altra parte io già so chi porta la maschera. Manda il tuo messo. Simone, mio fido giudeo, non ti serve più quella spada di bronzo? Io non comprendo, sire, mi ha servito bene. Soprattutto ha servito bene me, perché in tua mano mi ha salvato la vita. Tuttavia, non è più degna di te. La spada dal gallo d'oro. La più alta ricompensa militare. Ora va a casa e quando sarai riposato ci sarà un posto per te nella guardia d'onore alla reggia di Susa. Io? Guardia d'onore del più grande dei re. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa. A chi? È una ragazza del mio villaggio. La sposerò prima di venire a Susa. Ah. Un dono per la sposa. Che gli dei le diano fertilità. Che il mio Dio ti benedica, sire. Portalo a casa sua. Ma è contro il volere di Aman. Il primo ministro del re vuole che serva di esempio a chiunque manchi di pagare i tributi. Il volere di Aman offende quello di Dio. Hai udito i suoi carnefici. 10 di noi moriranno se lo togliamo. Sì, li ho uditi, Nathan. Preferisci vivere nel timore per tutta la vita. Portatelo a casa, tiratelo giù. Esther! Simone! Amor mio! Vieni. Non ci saranno più impiccagioni ora che il re è tornato. È un re giusto. Mi ha dato onori e mi ha chiamato a servirlo a palazzo. Simone, tu dici che il re è giusto, ma egli va a combattere gli egizi e lascia qui i suoi ministri a combattere il popolo. Forse il leone sa quello che fanno i cuccioli quando va a caccia. Parli del leone che è il più feroce. Poter tornare nella nostra vera terra, in Giudea. Il re della Persia governa anche la Giudea. Dici che la tua terra è la Giudea e non l'hai nemmeno vista. Siamo nati in Persia. La nostra terra è dove viviamo e adoriamo il nostro Dio. Ma Assuero è il nostro re.
Una prova della sua generosità, questo è il suo dono per te. Ha comprato con doni la tua devozione. Tanta munificenza. Quando il popolo ha fame e si impiccano, porge i suoi doni con le mani macchiate di sangue. Oh, perdonami, Simone. Avevo tanto sognato il giorno del tuo ritorno, ma il sogno non era così. Oh, mi addolora, mi addolora. Il re e il suo esercito sono vicini! Messaggero del re, aprite la porta! Il re si sta avvicinando a Susa! Il re. Il re, mia regina, non sarà qui fino a domani. Sto seguendo il suo cammino. È ancora lontano da Susa. L'esercito non è nemmeno in vista. Il tempo è sempre con noi. No, Aman, il tuo tempo è finito. Ah, il mio tempo. Il nostro tempo, se piace di più al tuo orgoglio. Attenta che potresti gettar via il futuro re della Persia. Conosco le tue ambizioni, Aman. Allora perché parli di fine? Assuero non ha gli occhi anche dietro le spalle. E un'alleanza segreta con me ti sarebbe molto utile. Lo sarebbe altrettanto per il tuo avvenire, mia diletta. Oh, nessuno potrà dire che il primo ministro del re non lo ha servito bene durante la sua assenza, e nella politica e nella famiglia. Io mi fido di te, Aman. Se cadrò io, anche la tua testa cadrà. Ah, e riguardo agli altri tuoi amatori? Gli svaghi della mia regina hanno fatto molto scalpore. Sì, ma chi si farà avanti per riferirlo? La sua testa ornerebbe i cancelli della reggia. No. Quando avrò chiuso nuovamente il re fra le mie braccia, allora a chi crederà? Ne convengo, Vasti. Oh, la dea della natura non ha lesinato nel concederti grazie. E la porpora reale ben ti si addice. Perciò portala finché puoi. Le regine vengono e vanno. Le tue ambizioni nascono dai sogni che suscita in te la polvere che fiuti, Aman. Sta attento che essa non ti sciolga la lingua. Della Media e della Persia. Padrone del mondo, terrore dei nemici, sovrano di Assiria, di Babilonia ed Egitto, conquistatore dell'Asia e di ogni terra di là dal mare. L'ultima affermazione è falsa. Non sono riuscita a conquistare la Grecia. Io so che è solo questione di tempo, mio re. Basta, basta. Serve il tuo elogio per la mia tomba. Così farò, sire. Sei certo di sopravvivermi? Il mio re sa bene che io darei la vita per lui. Me lo chiedo. E tu, generale Clidrates, in quali condizioni è il tuo esercito che è rimasto in Persia? Splendide, mio re, splendide. Non vedo fra voi Mardocheo. Sire,
È il solo consigliere del cui ausilio non ho beneficiato. Pare non degni di reverenza nessuno, se non il suo invisibile Dio ebreo. Mardocheo. Sì, il benvenuto e bentornato a Susa. Vedo che il mio re sta bene, nessuna traccia di ferite. Sì, Mardocheo, nemmeno un graffio. Grazie al tuo amico Simone che mi salvò dall'essere disarcionato e trafitto come un animale. Ha avuto un'adeguata ricompensa. Il mio bravo Simone. Anch'io lo ricompenso dandogli mia nipote in sposa. Sei uomo di sentimento, Mardocheo. E perciò mi ha sorpreso che tu non sia venuto ad accogliermi. Ho ritenuto più utile pregare per il felice ritorno del mio re che osannarlo. Questo tuo Dio invisibile mi è sconosciuto, ma sembra che ti dia ascolto. Indica strade sicure e io fido che tu sarai il suo strumento per mettere fine alle crudeltà di Aman. Io prenderò in esame l'operato di Aman. Non nutro affetto per lui, ma è un abilissimo uomo politico, operoso benché zelante. Ma passiamo ad argomenti più fatui. La regina Vasti, ritengo non abbia sofferto molto per la mia assenza. La sua bellezza è inalterata. E la sua condotta? Sempre vana, inconsiderata? Mardocheo, io ti ho chiamato l'occhio del re, il mio revisore dei conti, l'onnisciente ministro. E non hai da dirmi niente? Niente, Sire. I miei sguardi non penetrano le mura del tuo harem o delle stanze della regina. Mio adorato consorte, quanto ti ho aspettato. Adultera. Che dici? Hai perduto il senno? No, Vasti, non l'ho perduto o ti ucciderei. Hai lordato questa reggia con la tua corruzione. Ti hanno empito la testa di menzogne. Di verità, di verità. Dette a me da soldati che giungevano da Susa, gente che combatteva e moriva senza ragioni per mentire. Chi ha diviso le tue colpe, Vasti? I nomi! I loro nomi, te l'ordino! Non ci sono nomi e non c'è colpa. Già, chiunque fossero, è meglio che lo ignori. Il mio prestigio cadrebbe insieme alle loro teste. Invece condannerò te in segreto. Oh no! Per me sarai morta per sempre. Oh no, Suero, io ti supplico, credimi, preferirei una vera morte al perderti. Torna ai tuoi amanti, Cagna. Samuele. Ah, grazie. Ah, forse era meglio affrettare le nozze. L'ho aspettato da quando ero bambina, posso aspettarlo qualche altro giorno. Altri giorni per essere sicura di amarmi. Sì, il matrimonio dura tutta la vita. E lei ha avuto solo 10 anni per scegliere. Ciò che mi dà pensiero è che non ha mai pensato a nessun altro. Il suo è un amore mai messo alla prova. Oh, sì, è vero. Io non ho mai guardato nessun altro. Bisognerà che cominci. Simone. Simone!
Oh, Mardocheo! Il nostro gran soldato, l'immagine di un David. Quella di un buon marito per la tua Esther, spero. Non ti aspettavamo così presto. Lo so, ma gli affari di corte mi impediranno di venire alle vostre nozze. Oh, no. Vi spiegherò tutto dopo. Perciò ho fatto il viaggio oggi per portare questo dono per la casa tua e di Simone. Posso guardarlo ora? Simone, guarda, un mazzuzza. Grazie, zio. I nostri pensieri saranno sempre con te, Mardocheo, mentre questo proteggerà la nostra casa. Sì, e spero che tu proteggerai lui quando sarà a palazzo in mezzo alla cattiveria. Nessuno le toglie dalla mente che il nostro re è un malvagio. Il re è buono e saggio, o almeno lo era. Lo era? Gli è forse accaduto qualcosa? Sì, qualcosa lo ha cambiato. La disillusione, le amarezze. Per questo dovrò mancare alle vostre nozze. È imperativo che io rimanga a palazzo, o ci sarebbe chi trarrebbe profitto dalla disperazione del re per i suoi intrighi. E se riuscisse, sarebbe la fine di tutti i fratelli giudei in Persia. Il re è un uomo infelice. In tutto il suo splendore, credo che ora vi invidierebbe. Chi è quella che sta ululando come una lupa alla luna? Forse è una favorita di Clitrates. No, no, è la donna del guardiano delle belve feroci. Sei ingegnato di tediarmi con questo triste spettacolo? Il grande Unco, Egai. Io vado alla festa. Preparatemi. Presto, presto! Al più grande di tutti i re! Viva! Viva! Il nostro nobile giudeo sembra non avere nessun interesse per le distrazioni del mio re. Con tua licenza, Sire, le cure del mio ufficio. Ho qui le cifre che volevi sulla nostra forza militare. Sembri più sereno dopo essere stato lontano da Susa. Sire, forse anche a un re gioverebbe un simile viaggio. Qui si è portati a dimenticare che esiste gente senza tante frenetiche aspirazioni. Gente che ha i suoi giorni di pace, di serenità e di allegria, a dispetto dell'oppressione e della crudeltà. E chi è questa gente di cui parli? Ah, forse i tuoi stranieri giudei.
Della religione di Israele, sì, ma non stranieri. Siamo fedeli sudditi del re. E ora, con tua licenza, se possiamo appartarci, riferirei al re. Dunque, Mardocheo, siamo in condizioni di muovere guerra contro i greci? L'esercito del generale Clitrates ha una forza di 100.000 soldati a piedi e di 70.000 cavalieri. Bene. Così spegneremo i sacri fuochi di quel giovane bellicoso macedone. Qual è il suo nome? Alessandro. Sì, lui. Io strapperò quel germoglio e sterminerò il suo esercito. Io sogno il giorno, Sire, in cui avranno fine le guerre. Sono stato tuo consigliere e consigliere di tuo padre Dario. Ed ho visto morte e distruzioni. Pensa quale splendida era sarebbe quella in cui questo spreco di ricchezze e di vite fosse fatto per costruire, non per distruggere, per costruire acquedotti, per irrigare i deserti, per creare degne e belle cose. Il giudeo parla di pace. Perché voi giudei andate sempre gemendo pace? Forse perché la guerra ci ha sempre perseguitati, ci ha dispersi e ci ha reso un popolo errante, sempre alla ricerca di qualche pacifico asilo. Sia pure in guerra, la Persia ha fatto abbastanza per voi. Sì, è stata più che generosa con gente che disprezza i suoi dei, che si riunisce in segrete adorazioni di un Dio che non dà nessun segno di esistere. Uomini più saggi e più forti di te hanno sentito la potenza del mio Dio, il faraone d'Egitto, Nabucodonosor di Babilonia. Sii cauto, non lo provocare. Dici che ti difenderebbe? Se decidessi di strapparti il cuore? Lo farebbe, Aman, lo farebbe. Non sguainare mai più la spada quando sei in mia presenza o io stesso ucciderò te, Aman. Mardocheo, scrivi quanto ti dico e uniscilo ai nostri piani segreti contro la Grecia. E ricorda che ti terrò pienamente responsabile della loro custodia. Lanceremo il primo attacco contro la fortezza costiera di Athos. È la chiave di volta, Athos. Da Athos infrangeremo le loro linee da qualunque lato. Poi faremo confluire truppe e vettovaglie alla fortezza dalla nostra provincia di Scizia, dove il grosso delle nostre forze sarà concentrato. Questo è il piano. Ricorda, deve essere tenuto segreto a qualsiasi costo.
La legge persiana è chiara riguardo alle pene per una regina che offende il trono. Ci sono due alternative: la morte oppure il bando. Bandiscila. Questa notte stessa, mio re. La rimanderò alla sua tribù di Arias. Inoltre, come tuo primo ministro, assolverò il mio dovere di procurarti una nuova regina. Questo non è un tuo legittimo privilegio, Aman. Discuti la mia conoscenza della legge degli Achemenidi? No, ma discuto la tua intenzione di alterarla. È stato scritto dai legislatori di Ciro il Grande: nessun re di Media o di Persia senza eredi maschi potrà restare senza regina. Citi correttamente, ma non completamente, perché fu anche scritto: i soldati del re cercheranno in tutte le province e sceglieranno le fanciulle più belle del paese, le riuniranno nella reggia di Susa e la vergine che riuscirà più gradita al re sarà consorte di colui che regna. Questo basta a convincerti che la scelta non è una tua speciale prerogativa? Basta, sì. Buon Mardocheo, ti ringrazio per avermi salvato dall'errore. L'incubo della discendenza finirà per spingermi verso altre pene e delusioni. Io posso solo seguire i dettami della legge, sire. Col tuo permesso. Questa felicità che dici di aver trovato nel tuo viaggio per le tue campagne, quella sarebbe la mia ambizione. Il potere è un peso. Conosco un solo modo di alleviarlo. Sentiamo il modo. Alleviando i pesi degli altri, si alleggeriscono i nostri. La gioia che vorresti cercare viaggiando, potresti trovarla in te stesso. E con il tempo, forse, sire, tu saprai trovarla. Gisco. Corri a casa della mia donna Keresh. Che venga da me, subito. Sì, mio signore. Ti dispiace se bevo il tuo vino siriano? C'è un'altra missione per te, anche più importante. Ha a che fare con la regina Vasti. Sì, mio signore. Il nostro povero re. Nella sua grande tristezza non avrà nessuna fretta di ispezionare il suo tesoro a Persepoli. A volte penso che tu abbia esagerato nell'attingervi. Potrei dire altrettanto di te per la vendita di piani militari ai greci. Ma al pensiero che le mie riserve d'oro crescono a Corinto, io ritrovo il buon umore. La nostra testa sarà in pericolo finché permetteremo al re di restare in vita. Ci sono luoghi più appartati di Susa per ciò che hai in mente. Col tempo troverai tale luogo. Ed io governerò la Persia. E sarò alleato di Alessandro. Ma fino ad allora continueremo a camminare sull'orlo di un precipizio. Non è vero, non è vero. Nell'evenienza che il re aprisse gli occhi, ho trovato il capro espiatorio ideale. Chi? Mardocheo e tutta la sua mandria giudea in Persia.
Questo è un segreto militare che il re ha affidato nelle sicure mani di Mardocheo. Il piano per un attacco di sorpresa alla Grecia. L'ho tradotto dalla mia memoria in greco e aggiunto in ebraico un messaggio molto compromettente. L'impagabile Aman. Terrai tu queste tavole per quando saremo minacciati dal sospetto e allora ti dirò io come dovrai usarle a nostro vantaggio. Keresh, Il mio signore mi vuole. vieni qui, mia cara. Mirate, la futura regina di Persia. Ti fai giuoco di me. Ma la sposa di un re deve essere vergine. Non si è mai dato che fosse una concubina. Ma si darà, Clidrates, si darà. E questo diverrà storia. Perché se il profumo di una rosa è piacevole, nessuno chiede chi ne ha strappato un petalo. Il tuo solo amore è il rischio, Aman. E tu lo corteggi con l'assiduità di un pazzo. Mandalo via. Mio timido generale, ecco un ordine reale per te. In ossequio alla legge va in cerca di vergini. Non essere troppo esigente, non cercare la perfezione. Perché colei che siederà al fianco di Assuero è già come fosse incoronata. Prendete quella in veste da sposa! Quella in veste da sposa! Samuele, prendi la mia spada d'oro. Non sfideranno un simbolo del re. Simone, che cosa fanno? Lasciatemi! Lasciatemi! Simone! Lasciatemi! Simone! 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 No! No! Simone! Per la vostra salvezza, no! Non farti prendere, fuggi! Un giudeo ha tentato di assassinarmi! Trovatelo! Portatevelo vivo!
Saccheggiate il villaggio! Frustate tutti, uomini e donne! E così fate in ogni villaggio con ogni giudeo! Ce n'è qualcuna soverchiamente vivace come vergine. Qualcuna fra queste verginelle potrebbe stuzzicare la fantasia del re. Non è sereno in questi giorni ed è mio dovere decidere ciò che è meglio per lui. Vero, principe Aman. Così togli di mezzo quella che sta giocando con l'acqua. E lei con quella bella pelle da circassa. E quella seduta là in fondo. Le darai alle tue guardie. Dopodiché potrai mandarle ai soldati alla guarnigione. È pericoloso, principe Aman. E Gai l'eunuco fa loro buona guardia. Sì, ma avrai qualche guardia la cui vita non ti importa rischiare. Sì. Ho 3 nuove reclute che non valgono il loro soldo. Nuovi per la reggia? Tanto meglio. Comandali. Allettali con l'idea delle donne e rinnegali come cani lussuriosi se li scoprono. Solo 10 fra le più belle saranno mandate al re per la scelta finale. Così domani io vi sceglierò. Oh Dio, Dio di Israele. Qui nel palazzo c'è Mardocheo che è sempre stato un padre per me. Ti prego che sappia quello che mi accade, ma che lo sappia presto. Ti prego. Esther. È come ti ho detto. È stato solo l'inizio di molti orrori per il nostro popolo. E da quella scintilla un olocausto. Troverò il modo di fermarli, ma prima Esther. Simone dice che basterà la tua influenza sul re. No, il re sembra indifferente a tutto nella sua amarezza. Aman, il primo ministro, quel principe di vizio e di corruzione, è lui ora che ci governa servendo i suoi scopi. E che debbo riferire a Simone? Che non c'è speranza? C'è sempre speranza. Dammi tempo. Il tempo di chiedere consiglio al Signore. Dove si nasconde Simone? È là, fra le rovine della città morta. Va da lui, digli che andrò io da lui. Atterralo! Forza! Forza, mio re! Seirak, sei il più forte di tutti noi. Giratelo sulle spalle e atterralo. Gli insegnerai a non lesinare la sua forza quando lotta con il suo re. I vecchi tempi erano i migliori, quei giorni duri e gloriosi, i deserti accecanti, i mari infidi e tempestosi e lo sterminio dei nemici della Persia, miei eroici immortali. Un re che ha il mondo intero per sgabello trova un po' di allegria solo qui con noi.
Se il re fosse un uomo come quello. È anche bello, non solo coraggioso. È la morte sicura se cerchi di fuggire. Ci sono le guardie là dietro. Zio Mardocheo, dimmi, dov'è Simone? È venuto? Conducimi da lui, ti prego, conducimi da lui. Non posso, Esther. Si è ribellato al generale del re, ora lo braccano come un animale. Al villaggio hanno predato, infierito su tutti. E così hanno fatto con ogni giudeo sulla loro strada. E hanno impiccato Emanuele il fabbro. Hanno spinto donne e fanciulli nel deserto. La nostra gente è dispersa ai quattro venti. Oh, perdonami. Stavo pensando solo a me e io non sono niente. Ma tu sei qualcosa, Esther. Lo sei fino al punto che Geova forse ti ha scelto come strumento di salvezza per i giudei. Ed è miracoloso come la dolcezza può spuntare le spade del male. Lascia che sia la tua dolcezza, Esther, la bellezza del tuo volto e del tuo animo, ad ispirare Assuero perché gli schiacci la malvagità che germina nel suo palazzo. Mi chiedi di prodigarmi perché egli mi scelga? Sì, dimenticando Simone, dimenticando i tuoi sogni, scordando tutto tranne la salvazione della nostra gente. Ma io rivoglio la vita da cui mi hanno tolto, rivoglio Simone. Simone è un soldato, mette da parte l'amore quando c'è la guerra. Questa è la tua guerra, Esther. Una guerra più mite, combattuta con armi più sottili, ma non meno rischiosa, poiché il rischio esiste. Ed è lo stesso rischio di un soldato. Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio. Egli mi disprezzerebbe. Il suo amore non varrebbe il tuo se lo anteponesse alla sorte di tanti altri. Ma io lo amo, zio. Come puoi chiedermi di lasciarlo per sempre? Se sarò scelta dal re, lo sarò come Esther. Non potrò usare nessun artificio. No, ti sceglierà per quello che sei. Ma devo avvertirti. Non rivelare le tue origini, la tua stirpe. Non dimenticare mai che siamo nel campo di molti nemici. Oh, buon Dio di Israele, guidami. Guidami. In ginocchio, inchino lento, solleva la testa e attendi la decisione del re. Ora tutti insieme. In ginocchio, inchino, lento, lento. Ora sollevate la testa lentamente. In piedi. Veste bianca e disadorna, quale semplicità. Hai fatto tu la scelta? Sì. Davvero? Si direbbe che non hai nessun desiderio di conquistare la corona di regina. Rara e lodevole modestia. Me ne compiaccio. Una virtù non ostentata merita una ricompensa. Prendimi il manto d'oro. Potete riposare, mie colombelle.
Sono molto grata, ma io non voglio avere nessun privilegio. Lo accetterò io. Oh, sì, sì, dallo a lei. Parla solo quando sei interrogata. Attento, eunuco. Ho amici potenti. Nella strada dei lupanari dei soldati, senza dubbio. Ecco, mia cara, ti chiedo di indossarlo. Ti prego. Sei una libera. Ti ho vista, ti ho udita. Il tuo veleno mi mette in pericolo. Perdonami, signore, ma temo le grazie di quella con il manto dorato sopra ogni cosa. Sarà tolta di mezzo se eseguirai i miei ordini. Sì. Le vergini passeranno nell'anticamera dell'harem stasera per essere presentate al re. E lì c'è una piccola porta degli schiavi. Togli la spranga. Ma come? Qui siamo prigionieri. È l'ora del riposo. Anche Guy andrà nelle sue stanze. Va, va ora. Gisco, vedi la Vergine con il manto d'oro? Ricorda bene, Gisco, quella con il manto d'oro. Questo fallimento colpirà duramente il mio prestigio, ma ormai andiamo fino in fondo. Va tu adesso. Vanità, ambizione, quel manto non nasconderà la tua cattiveria. Non rimpiangere di avere perduto lo splendore del manto d'oro. Niente può prevalere sulla diffidenza del re per una femmina ambiziosa. Quale spreco di bellezza! Le più belle di tutte le province. E ora sarete rimandate a casa a mungere capre. Oh, a casa? E dove? Voi non siete schiave concubine, ma figlie della Persia, tenute soltanto a compiere un atto di obbedienza. Va, mia dolce, e buona fortuna.
Aspetta. Quel volto puro, io lo ricordo. L'uomo che lottò con le guardie. Ma tu non sei il re. A volte vorrei non esserlo. Il tuo nome? Esther. E tu piangevi. Non ricordo, dimmi perché. I tuoi soldati mi avevano strappato all'uomo che stavo per sposare. Così vuole la legge. Sono anch'io suo servo, anche se sovente la riprovo. Speravi che io ti lasciassi andare, vero? No, se questo è... Il tuo destino? Sembra che siamo schiavi entrambi. Io delle leggi dei miei avi e tu di chissà quale destino. Io ero determinato ad evadere la sacra legge, non scegliendo nessuna fanciulla. Ma ora non mi sento di farlo e sarò buon re. Non posso negare che ai miei occhi tu sei un modo stupendo di sottostare alla legge. Io ti scelgo, Esther, ma non ti costringerò. Ti chiedo di restare qui qualche tempo. Che il tempo sia re. Che egli comandi al tuo cuore di andare o restare. Servila ai Gai come se già portasse la corona. Mia futura regina? Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto? Esther è il suo nome. Idiota! Idiota! Mostro di stupidità! Esther. Ho lasciato ora il re e è tornato a sorridere, spesso e facilmente. Ogni giorno che passa è una nuova prova che Dio ti ha mandato a quell'uomo travagliato. Ma io sono in ansia per la tua sicurezza. Il re non è un uomo paziente. Egli è preso non solo dalla tua bellezza, ma dalla tua integrità e senso di giustizia. Le qualità che ancora ti legano a Simone. Però io temo che proprio la tua coscienza possa col tempo distruggere la sua pazienza e forse fartelo nemico. Non corro nessun pericolo, zio. Finora egli non mi ha dimostrato che dolcezza. Tu non puoi sapere come me di quanta violenza è capace. Tu lo vedi da uomo a uomo, ma non lo vedi come lo vedo io, con occhi di donna. Oh, questa tua così pronta difesa non può che nascere dall'affetto. Non so negare che sono attratta verso di lui da una forza che non riesco a comprendere. Ho tentato di pensare che sia solo ammirazione. Ma allora tu pensi che fosse soltanto ammirazione quella che ho provato per Simone in tutti questi anni? Solo infantile adorazione per un eroe? Una volta mi disse che temeva per il mio amore perché non era mai stato messo alla prova. Ti prego, va da lui, zio. Portagli consiglio e aiuto. Sto andando da lui, Esther. Simone! Simone!
Mardocheo! Mardocheo! Simone, mio povero ragazzo. Provviste. Farò in modo che non ti manchino finché i soldati non finiranno di darti la caccia. Non finiranno mai. Perché dici questo? Non avrò pace finché non avrò tolto Esther dalla schiavitù. Non è in schiavitù. Il re in persona la protegge. Allora ha intenzione di farne la sua concubina. La sua regina. Ascolta, Simone, ho parlato con Esther e ho assistito a quello che a mio avviso è il nascere di un affetto sincero nei riguardi del re. Un affetto che, non lo nego, io ho incoraggiato, perché in esso ho visto la via che può condurre alla salvezza della nostra gente. Non solo adesso, ma per il tempo a venire. E così tu la sacrificheresti come un agnello sull'ara per la posterità. E se il re poi lo capisse, quale sarebbe la sua vendetta? No, no. Tu non puoi farlo. Non te lo permetterò. No, vi prego, portate via. Vi prego, lasciatemi sola. Aspettate, io vi chiedo scusa. Non devi scusarti, sono solo una schiava. Ma sono una schiava anch'io. Non volevo essere brusca, ma è solo che io sono sconvolta da questa vita. E dai ricordi di un'altra vita? Sì, io ti posso capire. Come osi entrare nelle mie stanze? Che accoglienza sgarbata al primo ministro. Sono qui in veste ufficiale per comunicarti che il re verrà a trovarti a tarda ora. Questo ci concede il tempo per conoscerci più a fondo. Tu devi essere pazzo. Ne va della tua vita. Anche di quella del re. Ti prego, non costringermi a dirgli che sovente ti capita di invitarmi a interrompere la tua solitudine. Sei un mentitore, egli non ti crederà mai. Non puoi competere con me in questo gioco. L'intrigo è il mio nutrimento, perciò ti prego, non sfidare la mia fantasia. Il nostro re è felice nella sua fiducia in te. Che resti felice. E allora vattene. Va via di qui o chiamo le guardie. Non lo farai, perché io direi ad Assuero che è stato il suo fedele Aman a chiamarle per svergognarti. No, dobbiamo essere ragionevoli. Riconosciamo che abbiamo bisogno l'una dell'altro, tu ed io. Che vuoi fare? Perderci tutti, compreso il re? Non il re, se è mio potere. Ma te, Aman, troverò il modo di annientarti. Ed io te, Esther. La spada d'oro. Il re mi ha convocato. Spero che non sia del suo umore nero. Gli umori del re sono sempre rosei da che ha la nuova favorita. Segui quell'andito, ti condurrà nella sala delle udienze. Il re ha un messaggio urgente da recapitare nella provincia di Galem. Tenetemi qui pronta una biga. Potrei partire subito. Un fiero leone, il simbolo della Persia. Oh, spero non troppo fiero. Oh, la tua dolcezza lo ammansirebbe.
Non sarò mai un buon corteggiatore. La mia mano è fatta per la spada, non per le corde di una lira. E questi piedi non furono modellati per la danza. Non trovi che sono sproporzionati? Un tempo pensavo che fossero forcuti come quelli dei demoni. C'è ancora chi mi crede parente dei demoni, perché ho schiacciato chi ha osato sfidare la potenza dell'impero. Sì, lo so. E lo hai fatto anche con molti innocenti, per la troppa autorità che hai dato ad Aman. Ho stretto le redini con lui, grazie alle tue continue denunce delle sue malefatte. Ma io sovente mi chiedo, Esther, chi sei tu? Il mio mentore? La guardiana della mia buona condotta? O una donna che un giorno potrà rendermi l'amore che io le porto? Oh, ma c'è molta tenerezza nei miei sentimenti verso di te. Dunque ho almeno guadagnato le mura, benché tu difenda la rocca del tuo cuore con tenacia superiore a quella dei greci. Il timore di una fanciulla per un re non è molto facile a vincersi. Esther, non pensare a me come a un re, ma come a un uomo che ti ama. Che ti ama. Che pensi? Quando io fui rapita dal mio villaggio, ti odiai con tutte le mie forze. Ma ora che ti conosco per quello che sei, sento che l'odio mi ha abbandonata e ha preso il suo posto un sentimento diverso. Un sentimento che potrebbe essere quello dell'amore. I miei inviati tornano dalla Nubia e da Tenudo coi doni. Tornerò. Perle del lontano Oriente. Tesori della Nubia. Esther, sono venuto per condurti via. No, Simone, no. La buona sorte è con noi. Le porte si spalancano e c'è una biga. Può condurci in Giudea se vuoi. Simone, devi andare. Corri gravi pericoli. Ma li corri anche tu. E li sfidi qui sola fra i nostri nemici. Oh, Simone, io devo farlo. E il re non è più un nostro nemico. Tu lo ami. Oh, non lo so, non lo so. Esther. Oh, Simone, ti prego, salvati. Non ti avrà. Lo ucciderò. Hai avuto paura? Ladrone, vado dal capitano della guardia. Il ladro era entrato nella reggia valendosi di una spada dal gallo d'oro. L'avrà rubata a uno dei miei governatori. Malgrado tutto è riuscito a fuggire. Raddoppierò le guardie a tua protezione. Ma preferirei proteggerti io stesso.
Quanto dovrò attendere? Esther. Regina Esther. Il nome di Regina è molto meno importante di quello di moglie di Assuero. E tu obbedisci ad Assuero e metti la corona. E qualunque altra cosa potrai desiderare avrai, sia pure metà del regno. Io voglio solo il regno del tuo cuore, con la bontà e l'amore che vi dimorano. Quello già ti appartiene, Esther. Regni sul mio cuore e sulla mia vita. Alzatevi! Egai, che le concubine siano trasferite fuori della reggia. Guardate la spada d'oro del re Assuero e portateli questa notizia. Un giorno si bagnerà del suo sangue. Vi ho convocato qui a rendere omaggio a Esther, mia regina. Attraverso i suoi occhi ho una nuova visione della Persia, alla quale mai finora avevo guardato con la serenità del giusto. Ora
io vedo. Pertanto, i tributi verranno imposti secondo le condizioni di penurio o di abbondanza del paese e non più secondo imposizioni fisse. Generale Clidrates, non si condanneranno più senza processo i cittadini delle province. Mardocheo, le finanze del regno non soffriranno di queste nuove leggi sui tributi, poiché io intendo recarmi al tesoro di Persepoli e attingere alle sue eccedenze. Questo è tutto. Miei nobili e consiglieri, io ho parlato e questa è la legge. Tuttavia, io accetterò ogni obiezione. Sire, mi sovviene ora di una troppo a lungo negletta legge di Ciro il Grande che ti risparmierebbe la necessità di un viaggio a Persepoli. Io la cito qual è. Essa dispone che qualunque suddito di Media o di Persia che non si prostri davanti al nostro dio Mitras verrà messo a morte e i suoi beni confiscati. Ora, mio signore, esiste entro i confini della Persia un popolo chiamato giudeo che apertamente adora un dio straniero. La legge è chiara. Esso deve essere annientato. E per tuo comando, sire, io posso distruggere questa genia ed arricchirti di 10.000 talenti d'argento. No, no! Questa legge risale a un tempo di crudeltà e molto prima che un re giusto sedesse sul trono. Rinnegala, sire, abrogala, te ne supplico. Non dargli retta, sire, te ne prego. Poiché egli è uno dei giudei. Assuero, Assuero! La legge! La legge! È scritto. Qualunque donna, sia pure la regina, che interrompa il consiglio reale, è soggetta ad una sola pena. Quella di morte. Completa il testo. A meno che il re non volga verso di lei lo scettro d'oro. Io oso parlare, Assuero, perché un giorno tu mi desti un regno che chiamasti regno del cuore. La sua sola legge è l'amore. E oggi quell'amore sta gridando contro queste antichissime ingiustizie e contro l'uomo che le sta perpetrando. Io adesso vedo in te il più grande dei re. In passato ti ho visto semplicemente come un uomo forte che difendeva i deboli. E so anche che ora tu hai la saggezza necessaria a spazzare l'oppressione e l'intolleranza dovunque tu le scopra. I giudei possono adorare chi vogliono. Sarà fatto un nuovo codice. Il codice di Assuero. E forse non ti sarà necessario conoscerlo troppo bene, principe Aman. C'è un governatorato nel deserto siriano che non richiede tanto astuto sapere. Così pensa di relegarmi in mezzo alle dune siriane. Per tutti gli dei lo farò pentire di prendere consigli da questa nuova regina. Ti rammento che la sua uccisione è stata troppo a lungo differita. Ed io torno a rammentarti che non può avvenire a Susa. Ma se andrà a Persepoli come ci ha annunciato, il viaggio può essere rimandato a un evento molto importante. La strage dei giudei? E l'impiccagione di Mardocheo. Quelle tavole che mi desti. Quando, Aman? Quando sarà stabilito dal volere degli dei. Li consulteremo.
Io non inizio la battaglia senza il parere di Pur. Il segno rosso della morte cade sul mese di Adar. E cioè ora. Infatti, stanotte stessa. Ed ecco come lo farai. Guardate! Sarete testimoni davanti al re che mi avete visto prendere queste tavole, senza nulla togliere e senza nulla aggiungere. Mio buon re, abbiamo tutte le prove del tradimento. Io accuso il giudeo di aver celato i tuoi piani segreti in mezzo ai paramenti nel suo tempio, preparandosi a spedirli ai greci. Io ricordo bene il giorno in cui glieli affidasti. Guarda, Sire, il tuo piano segreto per la conquista del porto di Athos tradotto in greco. E qui un messaggio in ebraico ad un giudeo in Grecia. Menzogne, tutte menzogne, mio re. Io sono tuo leale, tuo fedele servo. È tutta una sua macchinazione. E come avrei potuto? Io non so scrivere in ebraico e in greco. Però è ben noto che Mardocheo ha stilato ogni messaggio del re alla Giudea, come ha negoziato con i greci. Questi scriba confermano da esperti il tradimento. E questi soldati testimonieranno che le tavole sono le stesse che hanno visto prelevare nel tempio degli ebrei. Chi vorrebbe insozzare l'arca del tempio sta giurando il falso. Ma io mi ero pronunciato contro la violazione del tempio dei giudei. Sì, Sire. Confessiamo il torto. Ma io non vorrei mai vivere tanto da vedere questo glorioso impero divorato da Alessandro il Greco. Ora difenditi, Mardocheo. Non ho colpe da cui difendermi. Io giuro che sono innocente sul sacro verbo di Dio. E su quale verbo di quale Dio stai giurando? Del mio Dio. Ed egli mi proteggerà. I nostri dei ti annienteranno. I nostri, Sire. Perché siamo persiani. E prima di portare a te questa prova, io ho chiesto consiglio al Dio Pur, sapendo che il mio re è devoto come me ai nostri veri dei. Lo sono. E forse ho troppa fiducia in Mardocheo e negli altri giudei in mezzo a noi. Troppa, Sire, troppa. Anche nella scelta della nuova regina. Sì, comprendo che desto l'ira del mio re, ma debbo, in nome della lealtà, poiché egli ignora che la sua regina e Mardocheo hanno avuto incontri segreti. Ricordi? Rischiò la morte per difendere i suoi giudei. No, Esther. Esther? Non regina Esther. Che familiarità tra i cospiratori. Tu che sai, Esther, del tradimento di Mardocheo? Il solo traditore qui a Assuero è Aman. È lui ad essere giudicato secondo una legge molto più alta di quella terrena. Parole, parole, parole. Che Mardocheo sia condotto in prigione. Se non proverà la sua innocenza, impiccatelo. E sia passato a fil di spada chi dei suoi non rinuncia ai suoi capi e alla sua fede. Assuero, ascoltami. Questa condanna peserà sulla tua coscienza. Ti credi ingannato? Tu mi hai ingannata dicendomi di darmi il tuo cuore. Tu l'hai dato ad Aman, che lo ha colmato di malvagità. Ti rendi conto, Esther, che potresti essere messa a morte per il solo fatto che parli? Sì, e non ti chiedo di volgere verso di me lo scettro, perché io morirò comunque.
Sono una giudea. Ester. Ester, rinuncia alla tua fede e vivi. Io sto parlando per me, per mio zio Mardocheo e per tutta la mia gente. La nostra fede vivrà ancora quando Susa sarà seppellita dalla sabbia del deserto e i vostri dei dimenticati. Ma non posso odiarti per questa decisione, Assuero. Vedo che sei caduto di nuovo sotto l'influenza di Aman. Dimmi, perché è tanto ansioso di non farti andare a Persepoli? Perché ha suscitato questo cataclisma proprio alla vigilia della tua partenza? Teme perciò che potresti scoprire al tesoro. Oh, ti supplico, Assuero, in nome del mio amore per te, non condannarci finché non sarai stato là. Non credo più al tuo amore. Ma c'è qualcosa in quello che dici. Rimando l'esecuzione di Mardocheo e dei giudei al mio ritorno da Persepoli. Non deve mai arrivare a Persepoli. Sei stato molto paziente. Non ti trattengo più e ti offro 1000 talenti d'oro per la sua testa. Passare di qui per la carovaniera. E ricordate, il principe Aman darà 1000 talenti d'oro all'uomo che mi porterà la testa del re. Concimaia di Susa, ringrazio Dio che ha messo la tua lercia vita nelle mie mani. Hai predato il tuo ultimo villaggio indifeso. Ritiriamoci, poi caricheremo.
il grande Assuero lo scoprire che ha nemici. Contami fra loro, re dei ladri. Simone, capitano della Spada d'Oro, ti unisci ai miei nemici? No, dichiaro la mia guerra contro te. Io rifiuto di battermi con l'uomo che mi salvò la vita. Tu sei impazzito. Forse non lo saresti anche tu al mio posto se un re ti avesse rubato la donna che stavi per sposare. Fermati, pazzo! Esther era la tua promessa. E ora sarà la tua vedova. Fermati! Non sai che Esther può essere ancora tua? Non ha mai amato me, ma solo la sua causa. Non è vero! Una sera ero scivolato nelle sue stanze e aspettavo te dietro una porta con la spada sguainata. Esther scelse la tua vita contro la mia e dette l'allarme. Fosti tu che misi in fuga? Il suo cuore era tuo e lo è ancora. Clitrates, quello che ha tentato di assassinarti. Ho saldato un vecchio conto con lui. Aiuto! Aiuto! Mio re, perdonami, aiutami, finiscimi! Dipende da te. Parla, o ti farò schiumare finché non dirai la verità. Te la dirò, tutta la verità. Aman è stato il cattivo genio dei nostri delitti contro di te. Il tuo tentato assassinio li ammanca per secoli. La vendita dei tuoi piani segreti ai greci. Fabbricò lui tutte le false prove contro Mardocheo e ha offerto un premio per la tua testa. Io ti do la pace, Clitrates. E io ho consegnato nelle mani di Aman, Esther, Mardocheo e tutta la sua gente. Che hai fatto? Sono perduti. Non ancora. Ecco, prendi questo, il sigillo imperiale. Mentre io radunerò i miei cavalieri, tu vola a Susa, vedi di entrare nella città e porta questo sigillo al mio maestro d'armi. Digli che gli ordino di armare tutti i giudei. Va! Oggi è il giorno del riposo per i giudei. Si riuniscono nel loro tempio. Osmar, vedi che non ne escano più. Cerca, tu con i tuoi cavalieri stroncherai qualsiasi resistenza nella città. Mio buon Sumer, a te do il privilegio di scortare il loro capo Mardocheo alla forca. Andate. Gisco, la regina. Sì, mio signore. Certezza che il nostro principe Aman sarà il re più acclamato della storia della Persia. Ho fallito ancora, signore. Non temere, mio scimunito. Le porte sono guardate, nessuno può uscire dalla città o entrarvi.
combattere al tuo comando in Egitto. Faccio il fabbro adesso. Tobia! Ho l'ordine del re di armare i giudei. Ci sono altri compagni d'arme a Susa? Abbastanza per farci rispettare. Radunali tutti e va nella piazza del mercato. Ci sono altri qui a Susa, non soldati, ma che sanno usare un'ascia e un bastone. Armeremo anche loro. Scovali e mandali al tempio. Bene. Oh Dio, ti invoco, come Davide ti invocava. Con le parole di Davide ti confermo il mio amore. Il Dio è il mio pastore, niente mi mancherà. Egli mi fa giacere nei verdi pascoli. Mi guida verso placide acque. Ristora la mia anima e mi conduce per le vie della giustizia, per la gloria del suo nome. Sì, benché percorra la valle del buio e della morte, io non temo alcun male, perché tu sei qui con me. La tua strada e il tuo ausilio mi confortano. Tu imbandisci una tavola dinanzi a me in presenza dei miei nemici. Scommetto il mio peso in oro che rinnegheranno la loro fede. Se ne staranno lontani dal tempio. Ed io non scommetterei un talento contro la saggezza del mio nuovo re. Simone ci sta aspettando. È venuta la nostra ora. Si stanno ammassando come vitelli nell'ammazzatoio. Semplificano il mio compito. Tu, chiudete il portale. Chi è là? Porto un dono al principe Aman da parte del generale Clitrates. Aprite le porte! Ah, un dono di Clitrates. Clitrates. Gisco! Gisco! La mia biga!
Aprite! Prendetelo! Impiccatelo! Bene in vista! Egli che regge Israele non volgerà l'occhio altrove. Questo giorno della liberazione del nostro popolo dovrà vivere nel ricordo. Аман бросил жеребий, чтобы решить нашу судьбу. Questo giorno si chiami Purim. E che sia ricordato fra i giorni di Letizia, come quelli che avemmo qualche volta al villaggio. E così sarà, mio prode d'Israele. Il primo Purim è come Simone lo avrebbe voluto. Continua a vivere dentro di noi. Simone non ti avrebbe portato rancore, né lo avrebbe portato al re. Benché Assuero ti abbia lasciato la scelta se restare o no, era suo segreto desiderio che tu tornassi a lui. Quando non lo facesti partì per la guerra, non gli importava più di morire o di vivere. Hai avuto notizie della guerra? Sì. Notizie della disfatta persiana in Grecia. E per lui sconfitta è una parola peggiore di morte. Non è stato per le sue vittorie che l'ho amato.